Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi affrontiamo un caos a due facce che da un lato destruttura il metal, a volte in maniera geniale, ma dall'altro ancora va reso più incisivo e maturo. Nel classificare il metal con una o più etichette, un singolo gruppo può presentare diversi livelli di difficoltà. Si può andare da gruppi per cui basta solo un termine a quelli per cui ne servono almeno 2 o 3, per poi andare verso quelli difficili da classificare, fino ad arrivare al punto di «ma questo gruppo che genere suona?» È proprio a quest'ultima categoria che appartengono i francesi Abode. Nati nel 2023, hanno debuttato quello stesso anno con l'EP Moist, per poi esordire sulla lunga distanza lo scorso 6 dicembre con Neo Age, uscito grazie a Gods of War Production. Come già detto, è opportuno chiedersi: che genere suonano i francesi al suo interno? Sarebbe facile assegnarli all'avant-garde puro, ma poi questo potrebbe far pensare a gruppi come Diablo Swing Orchestra oppure Thai Catafalque. L'approccio degli Abode è invece molto più destrutturato e informe. Si spinge nello sperimentalismo fino a decostruire le innumerevoli componenti metal che abbraccia. All'interno di Neo Age sono presenti soprattutto due tipi di sonorità. Da un lato c'è l'elemento industrial, lontanissimo dalla tamarragine di certi gruppi, e più vicino alla branca più alienante del genere, udibile in special modo nei beat e negli elementi elettronici, spesso poco melodici, diffusissimi nel disco. Dall'altra invece gli Abode si danno a un death metal moderno dalle sfumature groove a livello di riff, ma senza disdegnare frequenti puntate nel black, quando cercano di più l'atmosfera. Tutto questo e tanto altro ancora è frullato insieme e scomposto in strutture caotiche, amorfe, in apparenza senza alcun filo conduttore, se non l'oscurità e la confusione che si respira al loro interno. Un intento aiutato anche dal suono, sporchissimo in maniera voluta e molto puntato verso l'atmosfera. Ciò per gli Abode è sia il miglior pregio sia il peggior difetto. Da un lato, in certi frangenti, il gruppo si rivela geniale nel rendere interessante uno stile così privo di punti di riferimento. Dall'altro, però, a tratti Neo Age esagera nel suo desiderio di sperimentare a tutti i costi. Un esempio su tutti di ciò è Perpetual. Mostra alcuni buoni spunti, ma nel complesso è troppo confusionaria e dissonante per poter risultare più che sufficiente. In generale questa natura caotica condiziona in negativo quasi tutti i brani, almeno in parte. All'interno dei 38 minuti della scaletta ci si perde, non sempre in senso positivo. Per fortuna a tirar sul destino del disco ci pensano i brani che soffrono meno del difetto, anche perché i lampi di genio dei francesi sono meglio valorizzati. Accade per esempio in Devore, che oscilla tra lo psichedelico e il progressive più cervellotico, con meno potenza ritmica della media, oppure in Reminder, più espansa e atmosferica, con parecchi influssi black a renderla a sinistra, dà una bella chiusura a Neo Age. Tuttavia gli Abode danno il meglio in Coral e in 2047 YOD. Coraggiosa opener di 8 minuti, la prima è piena di panorami diversi, tutti all'insegna di una cupezza a tratti disperata, a tratti più dritta al punto, con ritmi industrial sempre in primo piano. La seconda invece punta tutto su un'aggressività stavolta ben diretta, incisiva sia nei momenti più estremi che in quelli più cadenzati, ma con una rabbia palpabile. Non che le altre canzoni manchino di grandi spunti, ogni brano in scaletta ha i suoi momenti. Il problema è che Neo Age a tratti tende ad annacquarli troppo, forse anche a causa dell'essere stato composto con troppa fretta e troppa velocità. L'idea generale è che gli Abode debbano maturare e riuscire a focalizzare meglio il loro caos per renderlo incisivo. Nonostante ciò, però, la sostanza e le buone idee non mancano loro, anzi, le vibrazioni che questo loro esordio evoca pendono comunque molto sul positivo. Anche per questo, se ti piace il metal estremo più strano e avanguardistico, possiamo consigliarti un ascolto. O meglio, molti. Non credere che ne basti uno anche solo per grattare la superficie del complicatissimo e assurdo caos dei francesi. Voto di Heavy Metal Heaven 79 su 100. Anche per oggi abbiamo finito.
Se hai apprezzato la video recensione, puoi lasciare un like, commentarla e condividerla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo coi contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine puoi venire a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!